Perché Lessigna? Perché per me Lessigna era una macchia verde a nord di Verona. Lessigna era terra sconosciuta per me. E poi sono arrivato qua e c'è tutto questo. Tutto questo che a parole vorrei condividere con voi, ma le immagini che vedremo dopo, i posti dove vi accompagnerò, saranno speciali e non serviranno parole per farvelo capire. Ma qui in Lessigna io ho trovato casa, ho trovato amore, ho trovato pace, ho viaggiato, sono stato un uomo fortunato, ho visto l'alba boreale, ho arrampicato in Patagonia, Alaska, Canada, ho visto paesaggi meravigliosi, ma mai come qua ho deciso di fermarmi, ho deciso di innamorarmi di questo posto, perché l'amore, lo sapete, è un boom, un'esplosione e poi va coltivato. Lessigna è anche persone. Io mi sono innamorato delle persone qua. Vi accompagnerò a conoscere il mio amico Lino Dai Fuoi, che è ancora una stalla piccola e meravigliosa, e poi andremo a conoscere Mattia, questo caro amico, questo uomo che ha deciso di cambiare radicalmente la sua vita per fermarsi in Lessigna stabile e andare in giro con le pecore brogne, sempre pecore qui della Lessigna. Lessigna è tutto questo, ma aprite gli occhi e insieme agli occhi aprite il cuore e vedrete, e entrerà questa cosa incredibile. È amore ed è tanto ed è tutto questo. Eccomi qua, l'ennesima camminata a montagna, l'ennesimo zaino preparato, e montagna per me vuol dire casa, dove do il meglio di me stesso, dove il mio cuore ha pace e sta bene, e voglio portarvi con me a trovare Mattia. E poi è bello come ci siamo combinati. Io vengo dal Trentino, girato il mondo, Mattia vi racconterà lui dopo cosa ha fatto in passato, e tutti e due in maniera diversa ci siamo innamorati della Lessigna.
ti ho detto, ho chiamato e ho detto vengo a trovarti e facciamo 2 chiacchiere, facciamo una ripresa e tu mi hai detto perché? Perché me? E io non lo so il perché, d'accordo? Vabbè, è andato. È andata così, ma siccome sono un uomo fortunato, sono fortunato perché ho fatto un sacco di scelte col cuore e tutte le scelte che ho fatto col cuore sono sempre state le scelte giuste per me, non per mio papà, non per mia Certo. mamma, compagne varie, eccetera, Faccio il eccetera. pastore, quindi immagina i miei cosa hanno detto. Cosa hanno detto delle tue scelte? Avevo voglia di sentire il tuo amore, di sentire il tuo cuore e quel pezzo di amore, quel pezzo di cuore che proviamo assieme per questo amore grandissimo che abbiamo per Alessia. E soprattutto era terra sconosciuta e mi sono innamorato di tutte le cose della Lessina, continuo, sono 4 anni che sono qua, non sono tantissimo, e continuo a innamorarmi e potrei parlarti all'infinito di cose che continuo a scoprire, l'architettura, i paesaggi, il cibo, la gente, i nostri amici agricoli, quanto meravigliosi sono. In realtà anch'io arrivo da distante, nel senso che sono un foresto. Quindi arrivo da San Giovanni, che è un posto comunque di città, è una città. A 20 minuti dal centro, e quindi per me è stata una scoperta come per te, non è stato sono nato qua. Quindi io l'ho scoperta anni fa grazie ai miei genitori, grazie alle camminate, e da lì poi come te arrivi su e ti innamori, che sia l'Alta Lessigna o Lessigna più bassa come qui. Secondo me ti innamori di un posto così. Uno, ti innamori del posto, della gente, arriva subito dopo, perché entrare dentro la storia della vita dei montanari è un po' più difficile, però quando entri è una porta che è aperta per sempre, insomma, cioè per me è stato così. E è una porta che devi anche rispettare però, perché mi hanno fatto capire sin da subito che il primo sgarro sei fuori. Sì. Quindi bisogna un po' giocarsela bene e quotidianamente. E senza roba. pretese. Cioè Sì, si non devi arriva pretendere niente. in Lessigna, si arriva in punta dei piedi. Sì, sì. La qualità dei prodotti, perché un'altra cosa incredibile che manca a noi, che in Lessigna c'è, è la qualità della roba. Vabbè, tutto quello che c'è su qua è eccellenza, perché è anche dura farla. Sì, Quindi bisogna pensare che se in pianura ci metti 1, qua ci vuole 100 per farla. E io vedo le mie pecore farle pascolare qui in collina, a montagna, è tosta. Cioè rispetto che la pianura apro le 5 la mattina, le guardo per 8 ore, le chiudo la sera, finito. sì. Tutto pianura. Qua no, qua è difficile tutto. Comunque è un valore aggiunto dalla Lessigna, va rispettata, va coltivata e veramente secondo me è fondamentale se vogliamo che questo posto sia così tra 10 anni. E questa è la cosa che già si tende a vedere dei cambiamenti, Lo sono so. degli impatti che È sono fortissimo. importantissimi. E la bellezza, quanto è bella la Lessigna, di una bellezza pura e genuina, Sì, sì. naturale e del posto, capito? Io ho fatto così, cioè io ho capito che questo era il mondo dove dovevo entrare e sono cambiato io per entrare. Non ho pensato di poter arrivare su e cambiare il mondo in cui mi trovo, perché non è così, cioè è un mondo molto più antico di me e quando sono entrato qua io sono cambiato io, ma è stato un valore aggiunto, cioè mi ha forgiato la Lessigna. Sì. Tutti i giorni mi forgia col vento, la grandine, il freddo, la neve. Cioè io qui dove siamo arrivati oggi non arrivo con la mia macchina, è casa mia. D'inverno quando nevica non ci arrivo, perché comunque la strada non è accessibile, c'è una curva stretta, mi accontento, lascio giù la macchina in paese E e vieni vengo su su a a piedi. piedi. E ho accettato questo, mi sono forgiato per la Lessigna ed è una cosa che mi fa fatica, non è che mi diverto non arrivare a casa con la macchina quando nevica, però capisco che è così. E cosa mi dà questo posto però in cambio? Tutto, perché lei ti dà tutto, è come una donna, cioè veramente io la sto amando questa montagna perché amo questo mondo, questo posto. Sì. Quindi, E la scelta della pecora brogna? È stata una scelta me- o ti è saltato in grembo sta pecora? Com'è che mi è successa? saltata addosso, mi è saltata addosso. Veramente? Pensavo che una battuta. Beh! No, è stato. Allora, io vengo facevo il fotografo prima, quindi tutta un'altra roba. E ho fatto tanti anni in giro per il mondo, poi in realtà un mio amico di Genova mi ha detto vieni giù che io sto ristrutturando casa, sono stato in Piemonte, ho fatto il pastore per 2 anni, poi sono stato in giro, chi stia là. Però è un posto sperduto, lui aveva delle caprette e un giorno sono andato da lui per dargli una mano. In realtà poi io ho cominciato a avere le capre lì, a mungere la mattina, a farci il formaggio, tornavo a casa, facevo il fotografo, poi tornavo là, poi tornavo qua, poi ho cominciato a non voler più fare il fotografo e ho cominciato a camminare sulle montagne, a vedere altri pastori
iniziavo con le capre, poi in realtà ho comprato 6 pecore e da lì poi ho cominciato a scoprire che c'erano questi pastori transumanti, sti erranti, e alla fine adesso faccio quello. Però sì, perché dopo ti innamori delle bestie, io ero tanto legato ai cani e alle montagne, quindi un mix abbastanza letale perché poi metti le pecore e fai una vita. Io ho messo in le pecore anche grazie a questa conoscenza che ho fatto proprio lavorandoci, e quindi dopo ho detto proviamoci, cioè è una vita che comunque era totalmente altra, Sì. è un mondo diverso qua. Il star bene. Secondo Star me bene è più è importante star bene che sapere cosa ti fa star bene. Vabbè, Perché se tu inizi a collegare troppo il cervello su quello che ti fa star bene, quel che è giusto, quel che va bene, Sì, diventa un disastro. Invece veramente la Lessinia ti insegna ad ascoltare il tuo cuore. ti devi sentire in un posto, secondo Sì. me. Cioè non è oggi andrò a fare questo e so che queste 3 saranno 4 più nel mio star bene, non è così. Sì. Perché poi arrivi lì e sono meno 10, meno 4, meno 8 e non ti senti energeticamente meglio. Io per star bene in Lessinia ho dovuto starci. Quando ho cominciato a starci, la prima notte che ho vissuto qui sulle montagne è stata in una contrada qua vicino, me la ricordo ancora, perché La prima notte. la prima notte in cui ho detto boh, casa, in affitto, era in affitto però, in cui stavo in montagna da solo, avevo acceso la stufa per scaldarmi e ho detto questa è la prima no, cioè, e da qua cambia tutto. Abbiate coraggio di seguire i vostri sogni. Ma tantissimi me lo dicono. Abbiate il coraggio di seguire i vostri sogni. Mi Tantissimi. piacerebbe fare, mi piacerebbe. Tantissimi mi chiedono come hai fatto a farlo, ma come faccio a farlo io, ma guarda ci penso sempre, ma vorrei farlo anch'io. Innanzitutto come mangiare una mela, cominci a mangiare la mela, poi il movimento diventa automatico, no? Quindi la fotografia diventa E automatica. soprattutto un morso alla volta. Sì, un e poi passo un passo alla volta. E Sì. per me è stato fondamentale quella prima notte, quella prima stufa accesa, le prime 6 pecore, le prime persone incontrate. Solo attraverso la sofferenza che si cresce. Certo. Eccoci ritornati al punto di partenza, 2 giorni in Lessinia, 2 giorni in cui volevo farvi capire quanto è speciale per me la Lessinia. Io la Lessinia l'ho scelta, potevo stare in altri posti, potevo fermarmi in Patagonia, ma in tutti i miei viaggi comunque avevo sempre voglia di tornare a casa. Qui in Lessinia per la prima volta ho trovato casa, ho trovato amore, e spero che attraverso gli incontri, ma soprattutto le immagini, vi sia passato quanto sia meraviglioso e bello questo posto. Venite però con amore, camminate con amore sui nostri prati, guardate con amore i nostri paesaggi e mangiate con amore il nostro cibo. E tutto questo renderà ancora più speciale la Lessinia.